Va bene, allora se siete d'accordo partiamo subito, Ma visto che sì, l'argomento è è bello sicuramente pregno. è molto pregno, è molto denso, è un autore difficile, non è, è un autore immediato, non è alla portata di chiunque. Devo dire effettivamente che uno dei motivi per cui è importante parlarne e anche stanarlo un po' da quella nicchia vagamente oscura in cui è stato rinserrato nel corso del tempo per diverse ragioni, non ultime anche ragioni dovute al suo stile decisamente provocatorio in un'epoca e in un ambiente che insomma aveva grande resistenza rispetto a certi argomenti e atteggiamenti, e quindi è anche possibile che egli abbia adottato la famosa regola di Oscar Wilde: parlatene male purché se ne Ne parli. parli. Sicuramente, dando una breve collocazione, stiamo parlando di un uomo inglese nato nel 1875, in un pieno spirito vittoriano e soprattutto con una famiglia alle spalle che apparteneva a una cerchia, diciamo vagamente fondamentalista, adesso possiamo mettere le virgolette, del mondo cristiano, i Plymouth Brethren, e che quindi si rapporta al figlio con un sistema educativo molto rigido, molto pesante. Io credo che questo, senza voler fare della psicologia infantile o psicologia di serie B, credo che questo però sia comunque un fattore da tenere in debita considerazione per il suo sviluppo, no? Cioè quello di una persona che poi agisce come un reagente chimico con spirito rivoluzionario e che cerca di rompere quella rigida cortina del buon costume, della etichetta, della buona educazione in cui è cresciuto, innanzitutto a livello familiare e poi ovviamente a livello sociale, perché la cultura inglese di quel tempo era, come vi dicevo, condizionata dall'educazione alla vittoriana. E questo serve più che altro come introduzione, e io vi consiglio, se riuscite, spulciando su qualche canale di libri usati, vi consiglio di recuperare l'unica biografia abbastanza seria e accurata uscita in lingua italiana, che è uscita per la casa editrice Castelvecchi. L'autore è un certo Sutin e il titolo è Fai ciò che vuoi, ed è una biografia su Crowley piuttosto sensata, ecco. E dico piuttosto sensata perché purtroppo, parlando di questo personaggio, la leggenda e la realtà si mischiano. Le casse di risonanza delle persone che hanno avuto per diverse ragioni o un astio nei suoi confronti, proprio perché entrava in conflitto con l'etichetta del tempo, oppure che l'hanno apertamente osteggiato e molti perché lo temevano, ha goduto, diciamo, di una fama non propriamente buona, che ha finito per amplificare questa aura un po' a tinte fosche. E in particolar modo noi sappiamo che i riferimenti, quando parliamo di Crowley, sono quelli di chi ha un po' timore del lato sinistro, chiamiamolo così, se non vogliamo chiamare in causa terminologie esplicite che farebbero crollare le visualizzazioni. Ehm, ha passato molto tempo Crowley a chiarire alcuni dei concetti cardine del suo pensiero, e devo dire che secondo me il senso della serata di oggi non è tanto concentrarsi sulle vicende della vita, per questo vi ho dato anche un titolo di un libro per chi volesse soddisfare la curiosità sulle vicende della vita di Aleister Crowley, ma dobbiamo concentrarci piuttosto sui contenuti, sul messaggio, che cosa ha detto questa persona, che cosa ci ha portato e soprattutto, se siete d'accordo con me, dare uno sguardo alla contemporaneità, cioè oggi.
a oltre 70 anni dalla morte di Crowley, come sta la legge di Telemann, cioè la legge della volontà, che è il nome che diamo al suo sistema dottrinale e pensiero filosofico? Cosa sta succedendo oggi nel panorama internazionale? Il che equivale anche a chiedersi qual è il lascito reale e concreto di questa persona e cosa resta del suo lavoro. Dunque, immagino che, facendo un breve recap, come si dice oggi, molti siano d'accordo nel constatare che la filosofia del 1800 in Europa ha promosso, pensate a Schopenhauer, pensate a Nietzsche, per fare due grandi nomi, ha promosso l'idea della volontà umana come una delle facoltà cardine con cui imparare a muoversi nel mondo. Un mondo difficile, un mondo che era cambiato drasticamente dopo la rivoluzione industriale, un mondo in cui la competizione diventa un valore da perseguire, per quanto difficile possa essere da accettare, un mondo in cui l'individuo deve trovare forza, e quindi la volontà rappresenta questa forza, per esprimere se stesso, per affermare la propria natura e per portare la propria unicità e irripetibilità nel mondo. E qui apro un attimo una parentesi: il fatto che ognuno di noi sia un individuo unico e irripetibile, un caso unico nella storia dell'universo, potrebbe avere un senso e un significato. Siccome viviamo in un mondo che viene raccontato anche dalla scienza come un mondo che è privo di uno scopo, e le nostre vite spesso sono così piene di cose, di stimoli, di oggetti, di preoccupazioni, siamo così affaccendati nel mondo da dimenticarci spesso di chiederci quale sia il nostro ruolo qui, se mai ve ne è uno, o che cosa dovremmo fare per scoprire qual è il nostro ruolo qui, cioè qual è la missione o lo scopo della mia esistenza terrena. Domande che sicuramente erano più urgenti in passato, quando il mondo era svuotato rispetto all'overdose di stimoli di oggi, no? E un mondo sicuramente con meno stimoli invitava a una maggiore riflessione, a una maggiore capacità di contatto con le sorgenti del disagio esistenziale e quindi con quelle grandi domande che ci interrogano da sempre su da dove veniamo, verso dove andiamo, chi siamo. Che ciascuno possa provare a rispondere a questa domanda non è qualcosa di scontato, perché noi non viviamo, e neanche all'epoca di Crowley si viveva, in un sistema che promuove la ricerca per rispondere a queste domande. Anzi, sembra l'esatto opposto. Sembra che viviamo in un sistema che fa un po' di tutto per dimenticarsi di queste domande, in modo tale che la vita scorra facendo quello che si deve fare: vai a scuola, ti diplomi o ti laurei, ti sposi, fai famiglia, compri una casa con un mutuo, lavori, paghi, invecchi e te ne vai. Tutto questo rischia di scorrere nella insensatezza, cioè in quel deserto di senso, appunto, a cui siamo piuttosto abituati, e sembrerebbe anche purtroppo scomparire nell'oblio, nella dimenticanza dei nostri giorni. Sembra quasi difficile distinguere quando si è vive o quando si è vivi, perché non è detto che vivere coincida con l'essere vivi. Ora, le lacune che la religione ha lasciato facendo appropriazione indebita di tutti i modelli e le pratiche meditative è stato proprio quello di un margine, diciamo così, da colmare, lo scarto tra il Dio pensato e adorato dalle religioni e l'individuo, abbandonato sempre un po' in balia o della divina provvidenza o della grazia salvifica
o dello zampino del diavolo, insomma, cose di questo genere. Naturalmente lì sorge questa esigenza di investire sull'individuo. Se il sistema non ti aiuta in una ricerca, lo devi fare tu. Quando nessuno intorno a te ti agevola, devi fare da solo. E quindi questo è probabilmente uno dei tanti e complessi motivi per cui sorge una filosofia della volontà, che poi vuol dire una filosofia dell'individuo. E una nuova forma di spiritualità comincia a concepire un orizzonte di realizzazione che è qualcosa di ben diverso rispetto a quegli orizzonti di realizzazione a cui a livello etico siamo stati abituati dalle religioni del tempo andato. Facciamo un esempio per capirci, in modo che questa frase sia meno astratta. Per lungo tempo, se prendiamo la cultura veterotestamentaria, cioè quella dell'Antico Testamento, noi vediamo lì in quella cultura in particolare, ma anche in culture limitrofe, che vi fu un grande impegno, più di 2000 anni fa, nel mettere a fuoco il concetto di giustizia. Perché? Perché il mondo viene percepito come mediamente ingiusto, nella vita ci capitano delle cose che non sono state cercate o volute, a volte succede, spesso, che non si raccoglie per come si è seminato e quindi succede che l'India arriva a concepire una legge del karma per cercare di spiegarsi certi fenomeni di apparente ingiustizia, perché sei nato con quella menomazione, perché ti è andata male, eccetera. Mentre l'Occidente e il Medio Oriente, l'Occidente con la filosofia dai tempi di Platone in avanti, cerca di mettere a fuoco questi grandi valori etici come quello della giustizia. Per esempio, se io dico occhio per occhio, dente per dente, faccio riferimento a una frase di un ambito culturale ben preciso, la cultura ebraica, che associa l'idea di giustizia a quella del pan per focaccia, no? Cioè a quella della proporzione. Insomma, in realtà è come se la vendetta venisse assimilata a una forma di giustizia. E per lungo tempo questo è stato così. L'idea di giustizia riposa a livello filosofico sul concetto di proporzione, e questa è l'idea salomonica della giustizia, no? La proporzione e la proporzionalità. Una volta che la coscienza, o per dirla junghianamente, l'inconscio collettivo ha assimilato quest'idea di giustizia, si fa strada un nuovo orizzonte etico. La conseguenza dell'assimilazione dell'idea di giustizia implica l'aprirsi alla dimensione etica dell'uguaglianza. E quindi, ad esempio, abbiamo un cristianesimo che contesta un po' l'idea del popolo eletto e che porta avanti, quindi, e questo potrebbe essere sicuramente un argomento di discussione interessante, l'idea della uguaglianza di tutti gli uomini di fronte a Dio e di fronte alla legge divina. Uguaglianza, in teoria, almeno pari diritti e pari opportunità, se vogliamo sintetizzarla con una frase famosa. Ma noi sappiamo bene che siamo pronti a recepire umanamente e a interiorizzare questa idea dell'uguaglianza, ma non la troviamo poi resa a tutti gli effetti nella pratica. Quando però il nostro inconscio assimila l'idea di uguaglianza, che cosa viene fuori? Viene fuori il suo opposto, quello di differenza. Se a tutti venissero garantite davvero le stesse opportunità di partire da zero, che cosa succederebbe? Che ognuno si dimostrerebbe per ciò che è, quindi unico e irripetibile. Ecco che nel nuovo tempo, nella nuova era, quello che Crowley chiama il nuovo eone, diremo di più tra poco su questo, la libertà diventa la parola d'ordine della nuova spiritualità. Ed è molto lontana da ciò a cui ci hanno abituato le religioni, ovviamente, che hanno sempre faticato a tenere insieme uno spazio di libero arbitrio con la volontà divina, la necessità, eccetera. Se la libertà individuale diventa il nuovo orizzonte, vuol dire che la nuova era investe, diciamo così, sul soggetto, sull'individuo, nel cui cuore riposano le chiavi della propria realizzazione.
E oggi una realizzazione spirituale non si può sganciare del tutto dall'idea di una realizzazione personale, mentre, come sappiamo, per molto tempo, per lunghissimi secoli e millenni, la rinuncia alla realizzazione personale diventava la chiave della realizzazione spirituale. I rinuncianti, i sannyasini in India, oppure quanto anche a livello etico e morale quante volte ci siamo sentiti ripetere prima il dovere, poi il piacere, quindi sempre questa scissione tra il mondo dell'obbligo e quello della libertà. Quante volte abbiamo pensato al conflitto tra lo spirito e la materia, al conflitto tra lo spirito e il corpo. E ancora oggi, nonostante i ferventi critici delle religioni del tempo antico siano in prima linea in questa battaglia, ancora oggi è difficile collocarsi del tutto fuori dal retaggio della scissione, della separazione e del conflitto tra la materia e lo spirito. E una delle cose che Crowley ha portato avanti con grande fervore è stato proprio quello di ricompattare l'unità tra lo spirito e la materia. In un accostamento che possiamo fare con un discorso psicoanalitico che sorge non a caso proprio in quell'epoca, pensate a Freud, pensate a Jung, siamo nella stessa epoca in cui Crowley calca la scena, si porta avanti l'idea del vero sé, quindi proprio di questa componente individuale intima nascosta che dovrebbe essere realizzata, e si porta avanti, altra parola chiave, una integrazione, non più una scissione, una separazione, un conflitto. L'integrazione, e lo stesso Crowley dice che il nuovo eone include la venerazione dello spirito nella materia, con la materia, dentro le cose, attraverso i sensi. E questo è un discorso in larga parte nuovo per il suo tempo. Sicuramente avevamo degli accenni di questo genere nella cultura tantrica, che nasceva non a caso in contrapposizione a quella classica, vedica, no? Quella dell'India tradizionale. Ora, per fare un po' il punto della situazione, abbiamo una evoluzione della coscienza collettiva, che mano a mano mette a fuoco dei grandi momenti etici che fungono da traino o da bussola per i comportamenti e le filosofie delle persone. Naturalmente spesso sono sorrette all'interno di cornici religiose istituzionalizzate, d'accordo? Quando però le religioni, e la storia ci insegna che le religioni passano ma lo spirito resta, quando le religioni invecchiano, non si aggiornano, non stanno più al passo con l'evoluzione delle coscienze, succede qualcosa. E quel qualcosa di solito è veicolato da una persona qui, una persona là, che attraverso una scoperta scientifica, attraverso un'idea filosofica, attraverso una rivelazione profetica, portano avanti la coscienza umana. Sto riuscendo a spiegarmi? Sì. Ora, questa è una dottrina del tempo antico. Si chiama, ispirandosi a un termine greco, la dottrina degli eoni, della successione degli eoni, dal greco aion. Un eone può essere tradotto in italiano, sebbene in italiano si usi la parola eone, però per usare un sinonimo potremmo usare era, un'era. Però se dico era, io penso che l'eone sia solo un lasso di tempo, un arco temporale, un segmento di 2000 anni, se credo che gli eoni vadano di pari passo con la precessione equinoziale, quindi di circa 2000-2100 anni, un segmento temporale nel grande sviluppo del tempo della vita. Ma è molto di più, non è solo questo. Un eone in realtà è una intelligenza o uno spirito, in un certo senso è un essere vivente. E questo spirito porta con sé la propria formula, la propria parola, e spinge quindi l'umanità in che modo? Incarnandosi in alcune persone che rivestono il ruolo dei profeti. I profeti di oggi non è detto che siano esattamente come i profeti di ieri, cioè coloro che vedono, odono e scrivono. Pensate all'Apocalisse di Giovanni come libro profetico, per esempio, no? È qualcosa che cito perché più o meno tutti l'hanno almeno sentita nominare o addirittura sfogliata.
Esistono altri modi di essere profeti, non certo letteralmente, cioè nel fare profezie, ma nel contributo all'avanzamento. E questo può accadere con la filosofia, con la scienza e con l'arte. Grandi filosofi, grandi artisti di qualunque campo e grandi scienziati sono in grado di consentire questo avanzamento della coscienza collettiva. E quindi potrebbero essere le loro incarnazioni, secondo questa dottrina, potrebbero essere veicolate volontariamente dallo spirito del leone. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Crowley rientra esattamente in questa fenomenologia. Assume infatti il compito che gli viene assegnato di profeta del nuovo eone, cioè dell'era in cui stiamo vivendo noi. E in particolar modo Crowley riferisce come nome e simbolo a questo eone il nome di Eone di Horus, cioè del bambino coronato e conquistatore. Questa è una simbologia molto interessante perché, pescando dall'Egitto antico, noi sappiamo che Horus, che quando viene rappresentato spesso è un dio dalla testa di falco, Horus si presenta nella iconografia egizia molto spesso come un neonato tra le braccia di sua madre Iside, o un bambino. Che cos'è la simbologia del bambino? Il bambino ha sicuramente un certo grado di purezza, cioè non è ancora abitato dai condizionamenti forti, ci siamo? Non è ancora appestato dagli eccessi di moralismo, la libertà del bambino è proprio quella di essere ancora al di qua della morale. E soprattutto il bambino è la scommessa sul futuro, perché il bambino è ciò che dovrà essere. È veramente una rappresentazione archetipale di ciò che è futuribile, della strada aperta al domani. Questo ha anche a che fare con un certo grado di associazione dell'infanzia alla coscienza dell'umanità oggi come oggi. Forse lo sfizio, il capriccio, la pretesa, la rivendicazione che troviamo molto spesso perseguite dalle umane genti nella nostra contemporaneità potrebbero segnare la cifra simbolica di questa nuova infanzia dell'umanità. E siccome Leone, stando a Crowley, sarebbe iniziato all'inizio del 1900, per la precisione nel 1904, quando riceve al Cairo sotto dettatura il famoso libro della legge, quel momento inaugurale del nuovo eone, forse questo vuole anche dire che siamo nell'infanzia di questo nuovo eone, perché sono passati poco più di 100 anni, 121 anni. Quindi naturalmente in un arco temporale che supponiamo essere di 2000 o più anni, chiaramente significa essere all'alba di questo nuovo giorno, no? Di questo nuovo eone. Le caratteristiche di questo tempo, naturalmente, secondo Crowley, ci riportano al concetto di libera volontà e di libertà. Vi ho citato il libro della legge. Quello è il logos o la matrice del verbo del nuovo eone, secondo Crowley. La sintesi che Crowley fa della filosofia espressa nei versi del libro della legge è ciò che viene chiamato legge di Telema, che in greco significa volontà. Le due frasi che campeggiano all'interno del libro della legge e che rappresentano in sintesi la natura di questa legge sono famosissime e sono proprio quelle per cui Crowley è diventato così conosciuto. La prima è fai ciò che vuoi, sarà tutta la legge. La seconda è amore è la legge, amore sotto la volontà. Crowley si prodiga un'intera vita per spiegare questi concetti. Perché questi concetti, sebbene espressi con delle frasi sintetiche che suonano come delle sveglie, che suonano in maniera urticante, suonano veramente in maniera forte all'interno della nostra psiche, non sono semplici né da spiegare, ma soprattutto da mettere in pratica.
Uno dei gravi problemi che si è verificato è che, essendo Crowley un autore, un grafomane, praticamente un grafomane, cioè avendo scritto una quantità enorme di materiale, lo studio di questo autore è tutt'altro che semplice, sia per ragioni quantitative, ha scritto tantissimo, sia per ragioni qualitative, è molto colto. I suoi riferimenti, che spesso abbondano, sono a ogni frangia della cultura classica, alla cultura del suo tempo. È molto ironico, quindi spesso bisogna andare a cercare che cosa nasconde dietro certe affermazioni, con un sapiente uso dell'ironia. Insomma, siccome non è un autore facile, molti, moltissimi che parlano di Crowley non l'hanno mai letto. E questo è uno dei gravi problemi. Molti parlano di Crowley quasi per sentito dire, o magari dopo aver letto il Solo Liber al Vellegis, il libro della legge, o dopo aver spogliato Magic ed essersi battuti in ritirata rapidamente proprio per la complessità del libro. Allora, qui abbiamo un primo problema. Quanto sono legittimato a parlare di Crowley e del suo messaggio se non padroneggio bene o abbastanza bene la complessità di questo autore? Naturalmente, lungi da me e lungi da noi pensare che ne debba parlare solo un addetto ai lavori, per carità, ma sicuramente il fatto che chiunque ne possa parlare, anche e soprattutto senza averlo letto, non ha aiutato, non ha agevolato la comprensione del messaggio. Fai ciò che vuoi, messa così, cosa sembrerebbe a un orecchio distratto? Sembrerebbe un invito alla licenziosità, sembrerebbe la legittimazione del fai un po' quello che ti pare. E questo purtroppo ha generato un malinteso, perché il concetto di libertà in Crowley è molto maturo e il concetto di volontà in Crowley non coincide con il capriccio, lo sfizio, la licenziosità. Vedete, se la legge fosse stata espressa tipo fai ciò che senti, sarai tutta la legge, allora tu avresti quasi la garanzia che, a seconda di quello che senti emotivamente, come pulsioni, come istinti, di volta in volta nel corso delle tue giornate, hai il diritto di esprimerti, perché questo è il tempo del fai ciò che senti. Ma la legge non è espressa in questo modo. È sulla parola volontà che bisogna intendersi per capire che cosa si intenda con fai ciò che vuoi, sarà tutta la legge. Crowley ci spiega a più riprese, in molti modi diversi e in una gamma molto ampia della sua produzione letteraria, che il concetto di volontà, e in particolar modo quello più specifico di vera volontà, coincide con la parte più intima del cuore di un soggetto. Coincide cioè con la vera natura della persona. Vedete qui il parallelismo col vero sé di Jung? Se avete anche solo qualche nozione e un'infarinatura generale della psicoanalisi junghiana, la distinzione tra quello che chiamiamo ego e quello che chiamiamo sé è propriamente quella che esiste tra ciò che crediamo di essere e ciò che realmente siamo. Ciò che realmente siamo non è ciò in cui siamo immediatamente identificati. Noi siamo identificati invece in quel grande magma caotico della psiche egoica. Il lavoro di ricerca spirituale oggi consiste anche, non solo, ma anche nell'andare oltre tutte queste componenti, diciamo, più superficiali della psiche, per cercare di identificarsi con il nucleo, con la sorgente, con il cuore pulsante della propria unicità e irripetibilità. In pratica, per Crowley, la vera volontà è il motivo per cui tu esisti, è lo scopo della tua missione di vita.
Non si può quindi pensare che fai ciò che vuoi sarà tutta la legge. Sottolineiamo questo shall be, che in inglese proietta nel futuro la realizzazione di questa legge. Il che significa che non è già dato il rapporto con la vera volontà. Si svilupperà attraverso un percorso. E Crowley si impegna una vita intera a delineare e a tratteggiare un metodo, un intero corpus dottrinale, teorico e pratico, di studio e di pratica, per riuscire a entrare a contatto con questo nucleo che qui stiamo chiamando volontà e che è il vero motivo per cui la legge è espressa con la formula fai ciò che vuoi. Ricorda molto il divieni ciò che sei di Friedrich Nietzsche. Ora, quanti equivoci sono sorti da una cattiva interpretazione della parola volontà in questo caso? Tantissimi. Quanti hanno pensato che Crowley stesse invitando le persone a violare ogni norma, ogni regola, semplicemente basandosi su ciò che si sente in quel momento? Quanti si sono impegnati a studiare anche solo la prima parte di Magic, che è il libro che sintetizza l'intero metodo di Crowley, anche solo la prima parte per scoprire che in tutta quella prima parte dedicata non a caso allo yoga, Crowley suggerisce tutto il tempo che noi dobbiamo imparare a inibire, controllare, soggiogare quelle parti di noi, magari pulsionali, impulsive, istintive, animali, emotive, eccetera, che oscurano la vera volontà. Questo è uno dei primi punti. Dobbiamo fare dei distinguo che sono molto importanti. Quello che chiamiamo legge di Telema è espressa sia nel Liberal Vel Legis, cioè nel libro della legge, sia in un altro corollario di testi che vanno in generale sotto la denominazione di testi santi di Telema. Questi testi hanno questa denominazione perché sono stati rivelati. Crowley li ha ricevuti sotto dettatura. E non è solo il libro della legge è stato ricevuto sotto dettatura, quello nel 1904. Ne riceve poi altri che costituiscono il corpus della rivelazione. In quel caso possiamo dire che Crowley è stato solo lo scriba, cioè è stato colui che, invasato letteralmente da questa rivelazione, si occupa di scrivere quello che gli viene detto. Questi testi insieme rappresentano la matrice del logos di Telema ed è la parte rivelata. Poi ci sono i testi di Crowley, cioè scritti dalla mente di Crowley, non libri ricevuti o libri rivelati. Il Magic è un esempio, naturalmente, e ne abbondano di esempi. Il cuore del maestro, bellissimo testo visionario che racconta proprio la dottrina degli eoni, testo pubblicato da poco da Casa 418, 8 lezioni sullo yoga, per esempio, anche questo pubblicato da Casa 418 che si sta occupando in questo momento di produrre in lingua italiana la letteratura di Crowley. Allora, i testi scritti da Crowley sono quelli che sono difficili o ostici perché nonostante lui avesse in mente di fare un'opera di divulgazione, il suo livello era tale o il suo ottimismo era tale per cui in realtà poi lo scarto da colmare non è da poco. Quando invece mi interfaccio alla letteratura rivelata, lì c'è proprio il sapore del testo rivelato. Parla il simbolo, parla la formula, parla un linguaggio fortemente simbolico, visionario, che è difficile da approcciare con la mente, è più facile da approcciare con il cuore o con quella consapevolezza che sboccia nella coscienza umana dopo un lungo lavoro spirituale. È proprio su questo che Crowley si è concentrato, cioè su quel lungo lavoro spirituale,
Come possiamo noi, se la legge è fai ciò che vuoi, sarà, notate, sarà tutta la legge, come possiamo noi entrare a contatto con la volontà? E Magic è l'esempio di un manuale teorico e pratico che ha come scopo quello di mettere l'individuo nelle condizioni di raggiungere questo obiettivo. Ora, chiaramente questo significa fare un percorso. Il percorso non è semplice perché è il percorso di una vita, così come non è semplice il raggiungimento di questo obiettivo. Voglio aggiungere una cosa molto importante. Allora, se avete sentito fino ad ora, io mi sono concentrato su un aspetto decisamente interiore all'individuo, giusto? Cioè io ho parlato della volontà come qualcosa che alberga Certo. dentro il cuore del soggetto, e quindi questo rischia di farci pensare che tutta la vicenda spirituale contemporanea in fondo sia assimilabile a una forma di psicologia, cioè che la partita decisiva dello spirito oggi si giochi nel campo della psiche individuale. Mi sto spiegando? Sì. Quindi di conseguenza dovrei chiedermi, ma allora che ne è del trascendente? Tutta la spiritualità che ci ha accompagnato fino al 1800 si interfaccia all'invisibile, ed è un invisibile che non è dentro la psiche umana. Le entità, le intelligenze, i maestri invisibili, i capi segreti, queste nozioni che sono state portate avanti da diverse culture con nomi diversi, ma sempre con l'idea che ci sia qualcosa di più che va al di là di noi e che quel qualcosa debba in qualche modo essere contattato, ovviamente ci fa pensare al rischio che la spiritualità ridotta a una forma di psicologia sia monca. E qui casca l'asino, perché in realtà lo stesso Crowley lavora molto sull'aspetto trascendente. Pensate che persino Jung, nel corso della sua riflessione, arriva a identificare un versante del vero sé che si affaccia sul trascendente o che addirittura appartiene al trascendente. Come dire, non è vero che la psiche è una capsula chiusa e che tutto si gioca lì dentro. C'è qualcosa al di là di noi che interagisce in qualche modo con noi. E essere invitati a relazionarsi in qualche modo, e la magia è sicuramente uno dei modi, all'invisibile e alle intelligenze, vuol dire entrare in relazione con questo lato trascendente, che trascende sia la psiche umana che il mondo della materia, che ci pone cioè al di là di quelle ovvietà con cui mi interfaccio quando penso ai cinque sensi o alla psiche umana. Naturalmente questo è un argomento spinoso. Goethe è un testo tradizionale, è il primo dei 5 libri del Lemegeton, detto anche la Clavicola Salomonis, la piccola chiave di Re Salomone, ed è un testo del Rinascimento, un testo di magia cerimoniale teurgica. Il primo libro è dedicato a delle forze oscure, che lì vengono chiamati spiriti, e non in un altro modo. In quel testo sono chiamati spiriti, poi noi siamo stati abituati a chiamarli in un altro modo. Ma Crowley scrive l'introduzione alla Goetia, e nella introduzione alla Goetia dice una cosa abbastanza rivoluzionaria per il suo tempo, magari oggi meno sconcertante di quanto potesse sembrare 100 anni fa, però lui dice che le entità della Goetia sono porzioni del cervello umano. E per cervello noi non dovremmo pensare all'organo, noi dovremmo pensare alla psiche. Ora, questo non ci autorizza a fare del vero riduzionismo, quindi a ricondurre le entità, le intelligenze, le forze che abitano là fuori, tutte dentro la psiche, come se ci fossimo per millenni tutti quanti sbagliati nell'interpretare come fonti esterne delle radici interne. In realtà questo è una saldatura
per mostrare come in un gioco di specchi, secondo un vecchio assioma ermetico che campeggia all'inizio della tavola smeraldina, ciò che è in alto è come ciò che è in basso, ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e allora ciò che è fuori è come ciò che è dentro, e ciò che è dentro è come ciò che è fuori, in un gioco di specchi, dicevo, ci autorizza a pensare che la chiave sia nel far maturare quella parte centrale di noi che è in grado di cogliere segnali, messaggi e comunicazioni da parte di queste entità invisibili, che tradizionalmente quasi ovunque sono state interpretate, sebbene con modalità diverse, come quegli spiriti o entità che si occupano e che hanno a cuore lo sviluppo della coscienza collettiva. È una nozione antichissima. Nel buddismo si parla dei bodhisattva. Non so se ne avete mai sentiti nominare. Sattva vuol dire entità e bodhi vuol dire consapevolezza, la stessa radice etimologica di Buddha. Queste entità sarebbero degli ex incarnati, ormai disincarnati, che anziché uscire dalla famosa ruota del samsara, no? Della ruota delle esistenze, decidono di rimanere qui nei cieli astrali per veicolare messaggi e sospingere l'umanità alla sua evoluzione. Perché facciano questo e con quale scopo? Beh, questo non ci è dato saperlo, no? Possiamo fare delle ipotesi. Ma il fatto che denominazioni o espressioni come maestri segreti, capi segreti, maestri invisibili, bodhisattva, intelligenze preterumane, queste sono tutte espressioni affini, pur con i vari distinguo, che però ci raccontano di una relazione tra le intelligenze invisibili e noi umani. Al di là delle ipotesi che possiamo fare su quale sia lo scopo di queste intelligenze, rimanendo alla dottrina del nuovo eone, noi dobbiamo pensare che un contatto con queste intelligenze potrebbe essere decisivo nel percorso di comprensione e scoperta della propria vera volontà o del proprio vero sé. Perché anche se lavoro molto su me stesso, non è detto che io domani, è molto difficile, che io un domani mi svegli e dica «Ah, ecco, adesso io so davvero chi sono e perché sono qui». È più facile che un processo di questo genere avvenga con una lenta maturazione, in cui mentre ci si conosce, ci si costruisce, dove la conoscenza di sé non è il togliere la polvere a un monumento già delineato, ma è lo scolpirlo, dove mentre mi creo mi conosco. Ed è anche possibile pensare, in casi diversi, magari più limitati numericamente, che un giorno, alla luce di tanto lavoro spirituale, io riesca ad avere un incontro, quindi una grande crisi, un incontro con una di queste intelligenze, quella che è deputata a farmi sapere qual è il mio posto qui, qual è la mia vera volontà. Questo è un evento di cui hanno parlato tutti i saggi dell'antichità, un evento critico, un incontro col trascendente, in qualche forma personificata. Crowley decide di adottare una espressione volutamente difficile da inquadrare razionalmente. Lo chiama il Santo Angelo Custode, Holy Guardian Angel. Il contatto che egli chiama conoscenza e conversazione, sono due momenti, con il Santo Angelo Custode, sarebbe l'esperienza rivoluzionaria della psiche in cui il trascendente irrompe nella coscienza e spalanca l'orizzonte a quel nuovo mondo invisibile, da cui esperienza, dal cui contatto, non è più possibile tornare indietro. Un'esperienza irrevocabile dello spirito, sicuramente perturbante, quindi non da associare a quell'idea del sacro, dello spirito sempre pacificante, sempre luminoso, sempre leggero, cioè che potrebbe essere un'esperienza in grado di metterti a contatto con il fondamento ontologico del tuo esserci,
cioè del tuo stare al mondo. E questo naturalmente non può essere qualcosa di innocuo o di indolore, ecco. In fondo la mitologia ci insegna che la asimmetria che esiste tra gli dei e gli uomini fa sì che ogni contatto tra l'umano e il divino abbia sempre delle conseguenze, e alcune delle conseguenze che l'uomo porta dopo un contatto con l'orizzonte divino non sono per forza gradevoli, ecco. Ma la storia delle persone realizzate spiritualmente è costellata di difficoltà. È un sentiero che non possiamo pensare sia solo un sentiero di continua pacificazione, alleggerimento, lucentezza. Molto spesso, se ci pensate, è uno dei moventi che per molte persone costituisce l'origine di un cammino di ricerca spirituale, è un evento drammatico nella propria vita. Perché è più facile chiedersi perché quando le cose non vanno bene rispetto a quando vanno bene e porti a casa il risultato, no? Senti, ma una domanda. Quindi Magic in realtà si potrebbe anche inquadrare quasi come un percorso, un Lo è. qualcosa da affrontare a gradi per riuscire ad avere poi, non ti dico una rivelazione, ma comunque riuscire a entrare in contatto con quello che dovrebbe essere il nostro io interiore. Lo è pienamente. Magic è stato pensato come un percorso. È il percorso della magia. Crowley ridefinisce la magia. Noi abbiamo avuto diverse definizioni di magia nel corso della storia, giusto? Il che dimostra che la magia evolve con la coscienza degli uomini. Crowley definisce la magia la scienza e arte di far sì che il cambiamento accada in accordo con la volontà. È una definizione molto sofisticata e sottile. Innanzitutto abbiamo scienza e arte. Scienza e arte. La scienza è oggi, e lo era anche ai tempi di Crowley, perché è così dai tempi di Newton, quindi dal 1600, la scienza è o pretende di essere il regno dell'oggetto, dove tu prendi un ente, supponiamo questa bottiglia, la tratti come se non potesse essere nient'altro che questa bottiglia, la isoli dal suo rapporto empirico, cioè dall'esperienza che tu soggetto ne fai, la scorpori in tutte le sue parti e le definisci una per una da un punto di vista di unità di misura che possono riguardare il peso, le formule chimiche dei materiali, eccetera, eccetera. E pretendi quindi di avere spiegato nel dettaglio la natura dell'oggetto. L'arte invece è il regno del soggetto. Il genio artistico produce la sua opera ed è una emanazione del suo spirito. Che si tratti di letteratura, di poesia, di musica, di danza, di teatro, di scultura, di pittura, di qualunque arte, cinema, è l'emanazione del genio di quel soggetto. Ed effettivamente anche le valutazioni nell'arte tendono ad essere soggettive. Cioè l'unico criterio vagamente universale è quello del mercato, no? Naturalmente. Ma Vabbè, quando, ma quando invece entri poi nel rapporto intimo con l'opera d'arte, tu dirai una cosa, io ne dirò un'altra, a te piacerà, a me no, e così via. Quindi, se dico scienza e arte, io sto mettendo insieme il regno dell'oggetto e il regno del soggetto. E definire la magia attraverso queste due grandi componenti significa innanzitutto presumere che uno dei compiti del percorso magico sia quello di riportare all'unità il soggetto e l'oggetto, che possono essere anche l'io e il mondo o l'universo, l'uno e il tutto, il centro e la circonferenza. E questa è una delle prime grandi considerazioni sulla definizione crowleyana di magia. Oltre a questo abbiamo scienza e arte di far sì che il cambiamento con la C maiuscola accada in accordo o in conformità con la volontà. Cambiamento con la C maiuscola, che cos'è? Probabilmente
possiamo chiamare in causa il concetto filosofico antico, eracliteo, di divenire. Il cambiamento è qualcosa che è già in atto, che accade, è il grande flusso degli eventi, è il grande fiume, il discorso dell'esistenza in cui siamo immersi, in cui a un certo punto dal nulla apparentemente noi appariamo con questa incarnazione. E il cambiamento accade, cioè il flusso si muove, che io lo voglia o no, che io lo sappia o no, che io mi opponga o no. La chiave quindi sarà quella di far sì che questo cambiamento, che è già in atto, che continua e che potremmo assimilare all'idea filosofica del divenire, accade in accordo con la volontà. Cosa significa? Significa riuscire a trovarsi magari al posto giusto, al momento giusto, riuscire magari a saltare sul cavallo mentre il cavallo è in corsa. È l'accordo tra due istanze, le istanze del soggetto e quelle del mondo che diviene. Questa è una definizione molto più matura, spiegata in questo modo, rispetto a quella che lasciava intendere la vecchia edizione di Magic, che nella traduzione italiana, l'edizione del 78, era comunque un'ottima traduzione, non sto assolutamente criticando quel lavoro precedente alla nuova edizione, lasciava invece intendere con una traduzione un po' così, che il soggetto fosse in grado di agire con la volontà su una realtà passiva. Come dire, la magia e la scienza e l'arte di provocare cambiamenti nella realtà attraverso la volontà. È diverso, no? Se io dico provocare cambiamenti nella realtà attraverso la volontà, io sto sottintendendo che la realtà sia una cosa passiva e che la volontà del soggetto sia una componente attiva in grado di manipolare, plasmare la realtà un po' a piacimento. È davvero così? Non è così, perché la realtà è un fattore attivo e la complessità del mondo vede il nostro ruolo simile a quello di un granello di sabbia in una spiaggia. Non puoi pretendere di muovere l'intera spiaggia, ma c'è un posto per te, c'è un ruolo per te, e quindi nel momento in cui entri a contatto con questa sfera intima, rappresentativa della volontà individuale, il mondo ti si dischiude perché trovi il tuo posto, fai ciò per cui sei stato fatto. Allora, già da queste considerazioni, io credo che sia abbastanza chiaro che Crowley riunisce due destini, oltre a quello del soggetto e dell'oggetto resi con l'arte e la scienza, abbiamo anche il grande incontro tra la magia e la mistica. Per lungo tempo la magia e la mistica sono state separate o addirittura non solo divergenti, ma addirittura in conflitto. La magia è quella orizzontale del attrarre delle cose, respingere delle cose, manipolare le forze della natura, cercare di ingraziarsi qualcuno tra le forze invisibili o le entità per ottenere dei vantaggi personali. Per molto tempo la magia è stata questa roba qui, in contrapposizione alla mistica verticale, cioè a un percorso di abbandono graduale dell'io, di illuizione graduale dei limiti della personalità egoica all'interno dell'assoluto, del divino, dell'indifferenziato, in cui il mistico si vuole sciogliere o in cui si vuole identificare. Per molto tempo, chiaramente, queste due strade divergono. La religione accetta la mistica, ma non la magia. Col discorso che abbiamo fatto e con un discorso che faremo tra poco, abbiamo già un grande avanzamento portato da Crowley rispetto ai rapporti tra magia e mistica. In Magic, infatti, Crowley, tu stesso lo dicevi prima, delinea un percorso. E questo percorso non è un percorso di acquisizione di poteri fantastici con cui riuscire a muovere il mondo a piacimento, ottenere 1000 cose o avere i superpoteri. Non è questo. È un percorso di indagine,
ricerca e realizzazione personale che ha molto della mistica. Quindi riunire i destini della magia e della mistica vuol dire ricreare quella croce, braccio orizzontale e braccio verticale, al cui centro sboccia la rosa mistica, che è il cuore dell'individuo. E questo è un altro contributo all'integrazione, no? Questa parola che abbiamo usato già in precedenza per sottolineare il passo successivo, no? Che viene compiuto in questa evoluzione della magia. Spero di essere stato chiaro, almeno fino a questo momento. Credo che ci siano ancora molte cose interessanti da dire sulla magia come è stata concepita da Crowley all'interno di un percorso di realizzazione spirituale e, come abbiamo capito, anche personale. Allora, torniamo un attimo sulla volontà. Questa parola chiave nella legge di Telema è affiancata e completata da un'altra parola chiave. Un altro aspetto della legge, infatti, è reso da quella frase che vi ho citato all'inizio del nostro incontro: amore è la legge, amore è sotto la volontà. Dobbiamo completare il discorso della volontà con quello dell'amore. La parola greca telema, che significa volontà, ha lo stesso valore numerico della parola greca agape, che significa amore, e quel numero è 93, che diventa poi una cifra identificativa della legge di Telema. Agape è un tipo di amore più ampio e spirituale rispetto a Eros. Include infatti anche l'amore che può esistere tra un genitore e un figlio, o tra due fratelli, o un fratello e una sorella, capite? Quindi è un'estensione del concetto di amore. Stabilire che l'amore sia la legge, che è qualcosa che poi Crowley approfondisce nel Liber Aleph, significa riconoscere che quello che nel mondo, nelle forze della natura, dell'universo, ma anche nelle vicende umane, chiamiamo progresso, è sostenuto e motivato dall'amore. Il divenire di cui abbiamo parlato prima, quando citavo il cambiamento con la C maiuscola nella definizione di magia di Crowley, ha come carburante l'amore. Questo dovrebbe creare una sorta di equilibrio nei rapporti tra le singole volontà, perché finora abbiamo parlato di individui, abbiamo parlato di soggetto, abbiamo parlato di vicenda individuale, interiore, ma noi viviamo in mezzo agli altri. E che ne è del rapporto con l'alterità? Se io mi rinserro e mi chiudo nella mia soggettività. L'equilibrio che consente alla volontà di non rischiare di diventare prevaricazione è una grande legge dell'universo. La dottrina che c'è alla base sostiene che l'universo sia sempre tendente al punto zero, cioè all'equilibrio, e che ogni nostra azione, parola o addirittura pensiero nella filosofia indiana turba questo equilibrio. Ma la compensazione alla vicenda individuale della volontà o della vera volontà è data, e non è compensazione, io ho usato questa parola, ma è un completamento, è data dall'amore, che rappresenta l'energia attraverso cui relazionarsi agli altri e al mondo. Quanto poco crowleyano sembra sto discorso a uno che non conosce Crowley e l'ha sempre immaginato con le corna e il pizzetto peggio del mio. In realtà leggere Crowley significa leggere una persona molto matura, molto equilibrata, e le provocazioni sono riconoscibili a chi legge Crowley, e lo sono in quanto provocazioni. I simboli sono riconoscibili a chi ha un po' di sensibilità simbolica e non chi prende alla lettera tutte le cose. Nel percorso delineato in Magic, Crowley porta avanti due movimenti, uno magico e uno mistico. Adesso io sto un po'
brutalizzando il discorso, ma è per capirci, uno di acquisizione di una serie di capacità di controllo sulla propria mente, sul proprio corpo, sui propri istinti, sulle proprie pulsioni, ed è fatto soprattutto attraverso lo yoga. L'altro invece attraverso la magia cerimoniale, attraverso alcune pratiche che potrebbero anche essere di spirito teurgico, è quello di cercare un contatto con l'invisibile, personificato nella forma di varie intelligenze. Questo schema dell'orizzontalità e della verticalità, che fa il pari con l'idea di soggetto e oggetto riuniti insieme, diventa la sfida del nuovo eone: fare della magia un percorso spirituale e non più solo un modo o dei modi per acquisire degli strani poteri e stupire con effetti speciali. Perché questa visione ingenua, diciamo così, per essere generosi, della magia non si sposa con la complessità di questa arte e scienza. Eliphas Levi, al secolo Alphonse Louis Constant, fu uno dei padri dell'occultismo contemporaneo. E in uno dei suoi testi più famosi, che in italiano è accorpato in un unico testo, Il dogma e il rituale dell'alta magia, Levi descrive da una sua, in un certo modo, da una sua definizione di magia. Levi viene prima di Crowley e dice: la magia senza magismo è mera stregoneria. Che cosa intendeva dire con magismo? E perché distingue il magismo dalla magia? Che cosa sarebbe? Il magismo sarebbe il magistero della magia, cioè la comprensione del funzionamento della magia. Quindi dice che la magia, senza la comprensione teorica del suo funzionamento, è mera stregoneria. Che cosa intende con stregoneria? L'esecuzione di gesti, parole o formule solo perché stanno scritte in quel libro o solo perché te le ha dette quel maestro, senza comprenderne davvero i motivi e sperando che funzioni. È qualcosa di molto vicino alla superstizione. Crowley si è anche cercato di sforzare in alcuni testi di spiegarci il funzionamento della magia. Non si è limitato a descrivere una serie di metodi, di rituali, di pratiche. L'intero Magic riflette in profondità sui meccanismi, sulle leggi della magia. Perché se mi riesco a collocare a quel livello di comprensione, io esco dalla superstizione e comincio a padroneggiare, diciamo così, il metodo. Sarà più facile quindi scegliere che cosa fare e come farlo se vorrò pensare di ottenere un certo risultato, ma soprattutto sarà più facile capire che in questo tempo fare magia vuol dire fare un percorso spirituale e la magia non è più scissa dalla mistica. Ha a che fare anche con la realizzazione spirituale, non più solo con i poteri. Su questo credo di essere stato abbastanza chiaro. Sì, allora, la magia comunque non soltanto, diciamo così, con questi autori, ma è sempre stata considerata un meccanismo non meccanico, nel senso che comunque un percorso ci doveva essere per forza, anche perché partendo dal presupposto che la magia sia comunque un qualcosa dentro di noi, volontà, spiritualità e altro devono essere forti per poter progredire, per poter far sì che tutto funzioni. Ecco. La fede non basta, la manualità non basta, ci sono tutta una serie di componenti che in realtà non possono essere ridotte a qualcosa di tipo ricetta, ecco, insomma. Assolutamente. E quello di cui stai parlando, e cioè il percorso, ha un nome e si chiama iniziazione. L'iniziazione esiste da tempo immemore in pressoché qualunque contesto, anche molto antico, ma sufficientemente evoluto spiritualmente, che abbia delle conoscenze da trasmettere attraverso un percorso a tappe, gradi, conferite da delle autorità spirituali riconosciute come tali.
Tutto il mondo ne ha parlato e il presente non fa eccezione e Crowley non fa eccezione in questo senso. Crowley ha speso la sua vita a promuovere due ordini iniziatici. Uno rispecchia il braccio orizzontale della croce e l'altro rispecchia il braccio verticale della croce. Poco prima, alla fine del 1800, poco prima che Crowley sviluppasse e ricevesse il libro della legge e sviluppasse Telema, alcuni massoni, 3 massoni austriaci, un po', non dico delusi o perplessi dal percorso massonico, ma che avevano intuito delle lacune nel grande sistema iniziatico della massoneria, intraprendono un viaggio verso l'India. Stanno alcuni anni in India, ricevono, a quanto pare, a detta loro, iniziazioni tantriche. Tornano dopo un po' di anni in Europa e fondano un movimento che ha un'intelaiatura massonica, perché la massoneria è l'iniziazione più vicina nello spazio e nel tempo e più matura per l'occidentale di quel tempo. Ma lo completano questo sistema attraverso tutta una serie di nozioni e comprensioni ricevute attraverso le iniziazioni in India. Chiameranno questo movimento Ordo Templi Orientis, OTO. Questo ordine nasce prima di Telema. Quando il fondatore Theodore Royce, quando incontrarono questi personaggi, Aleister Crowley, riconobbero in alcune delle parole di Crowley, in particolar modo in uno dei libri di Crowley, il Liber 333, libro delle menzogne, e nel libro della legge riconobbero la vera comprensione dei segreti che loro portarono avanti. Quindi presero una decisione. Fecero di Crowley il capo dell'ordine. E questo fu il primo ordine non telemico a diventarlo, cioè ad accettare la legge del nuovo eone. Tecnicamente quell'ordine, essendo nato a fine 800, nasceva nel vecchio eone e transitando nel nuovo eone accetta la legge di Telema, allora diventa un simbolo vivente. È il primo e unico ordine del vecchio eone ad accettare la legge di Telema entrando nel nuovo eone. Non è come un ordine già nato telemico. Mi spiego. Sì. Questo è un segno magico di continuità che Crowley è andato sempre cercando, perché egli stesso si definiva, identificava in quest'ottica di continuità dei profeti precedenti con lui stesso, come profeta del nuovo tempo. Quindi abbiamo un movimento iniziatico, le cui vicende con sorti alterne lo portano ad esistere ancora oggi, ha più di 100 anni di vita, il cui nome appunto è Ordo Templi Orientis, che promuove l'iniziazione telemica e in cui Crowley ha speso una vita intera. L'obiettivo dell'Ordo Templi Orientis è divulgare la legge di Telema, promulgare la legge di Telema e quindi anche far conoscere l'opportunità del metodo iniziatico nel mondo. Poi c'è quest'altra struttura, diciamo il braccio verticale della croce, molto più mistico. Non cerchi di fratellanza, incontri, templi sparsi in giro per il mondo. Un'iniziazione da soggetto a soggetto. Tu studi e pratichi, il tutor che ti segue ti esamina, se passi l'esame accedi al grado successivo. Questo movimento, che è descritto in un capitolo su Magic intitolato Una stella in vista, si chiama AA. E Crowley crea questo ordine, diciamo, appellandosi alla dottrina della bianca confraternita della luce, di cui si sentiva parlare già in epoca della società teosofica, i maestri invisibili, narranti le vicende, per esempio, anche narrate in alcune componenti della
Fratellanza Ermetica di Luxor, nozioni che riposavano in un libro che colpì l'immaginario di Crowley intitolato La nube sul santuario. E in Oriente, come vi dicevo, con i Bodhisattva c'è qualcosa di simile. Allora, la Bianca Confraternita della Luce è un ordine mistico, metafisico, che esiste al di là dello spazio-tempo e che continua a esistere attraverso singole incarnazioni. Crowley, con AA, crea la attuale forma fisica della Bianca Confraternita della Luce. L'OTO e l'AAA sono alleati e costituiscono quindi insieme la mente e il braccio. La A è la mente, il sistema nervoso, e l'OTO è il corpo, il braccio, della legge di Telema in questo eone. Ora è chiaro che queste vicende meritano di essere discusse anche in pubblico, perché ovviamente la natura della legge di Telema è quella di non presentarsi in maniera dogmatica o religiosizzata, e quindi in realtà di avere favorito per la propria natura il sorgere di una vasta gamma, di una serie di movimenti, di iniziative e anche di gruppi iniziatici che hanno tutta la loro legittimità e la loro ragion d'essere, anche discostandosi parecchio dall'originale, chiamiamolo così, quindi anche discostandosi dalla letteratura prodotta da Aleister Crowley e inserendo all'interno delle cose che Crowley non ha nemmeno mai immaginato di inserire, beh, avranno una loro legittimità, c'è un motivo per cui esistono, c'è un motivo se hanno il loro seguito. Quindi Telema poi comincia ad allargarsi, ad abbracciare in una forma di neosincretismo anche delle realtà che sono lontane o sono diverse da ciò che Crowley ha scritto e fatto nel suo tempo. Ciò però non intacca nel modo più assoluto il fatto che i due movimenti che Crowley ha promosso nella sua vita sono OTO e AA, e questi esistono ancora oggi. Sono riusciti a superare l'ordalia della morte dei leader. Sapete che molti movimenti, quando vengono creati da qualcuno, poi devono sopravvivere alla morte di chi li ha creati, e lì casca un primo asino, no? Perché non è facile superare quell'ordalia. E invece in questo caso quell'ordalia è già stata superata, nel caso dell'OTO diverse volte. E vi è poi un discorso legato alla diffusione. Non parlo tanto del numero di membri, questo è davvero, potrebbe essere davvero secondario, anche se ci sono delle differenze enormi tra un movimento intercontinentale come l'OTO, che ha migliaia di membri attivi nel mondo, e magari movimenti a diffusione locale, regionale, di un singolo paese, magari, ok? Ma a parte questo, l'intercontinentalità di un movimento è qualcosa che offre una serie di garanzie. Ci sono pesi e contrappesi che consentano di non dipendere del tutto dalle decisioni di un singolo leader, e alcune di queste realtà hanno maturato ormai negli anni una tale storia decennale da meritare la condizione di gran loggia, per esempio nel caso dell'OTO, e quindi di una sorta di indipendenza del governo rispetto al massimo rappresentante visibile dell'ordine. E poi ci sono altri fattori che magari uno potrebbe trascurare, perché se non ha uno sguardo magico potrebbe pensare che io adesso stia per parlare di qualcosa che ha solo un valore di mercato, mentre chi ha uno sguardo magico dovrebbe capire, chi ad esempio se ne intende un po' di talismani dovrebbe capire. Il manoscritto originale del libro della legge, quello che Crowley ha ricevuto sotto dettatura al Cairo nel 1904, non è solo carta e inchiostro, è un talismano di promulgazione dell'energia di Telema.
E non è un caso che quel manoscritto originale del 1904 ricevuto da Crowley sotto dettatura sia in possesso dell'OTO, che quindi ha questo elemento magico. Non è un caso che l'anello di Gran Maestro, quando Crowley era Gran Maestro dell'OTO, sia passato oggi alle dita di chi conduce l'OTO, per esempio. Questi non sono simboli, cioè non sono solo simboli e non sono solo oggetti. Per chi ha una comprensione della magia, questi sono i tramiti, i talismani e i fondamenti della potenza di diffusione della legge. E questo ovviamente lo dico perché poi nel corso della mia vita questi sono stati alcuni dei criteri, scusate, che hanno orientato le mie scelte, no? Per esempio. Ho visto prima Sì, c'era una domanda che chiedeva dei tarocchi, però non l'ho beh, persa. Mm. tarocchi è un altro argomento. Bisognerebbe fare un'altra live a parte per quello. Sì, è un discorso centrale in Crowley. Dunque, quando Crowley arriva a capire, a concepire che i tarocchi celano in forma di immagini il cammino iniziatico, allora decide che oltre ai libri che ha scritto in abbondanza, è anche il caso di realizzare un mazzo di tarocchi, che sia però il mazzo di tarocchi che rispecchia le caratteristiche del nuovo eone. Allora, per fare questo, Crowley si affida ad una artista, Frida Harris, talento indescrivibile, che aveva da poco frequentato un corso all'interno della Società Antroposofica di Rudolf Steiner, un corso di geometria proiettiva. La geometria proiettiva, a differenza della geometria euclidea, ha delle caratteristiche che consentono una rappresentazione più simile a quella che colgono i nostri occhi quando guardano la realtà. Crowley dà a lei le istruzioni per la rappresentazione di tutti gli arcani maggiori, tutte le carte di corte, tutti gli arcani minori, cioè tutte e 78 carte più 2 del mazzo. E Frida Harris li realizza. Il risultato è quel magnifico mazzo dei tarocchi di Crowley che è associato al libro di Thoth. Thoth era lo scriba degli dei in Egitto, il dio della magia e il dio della saggezza. Il libro di Thoth e il mazzo di tarocchi hanno un'enorme fortuna, forse uno dei lavori insieme a Magic più conosciuti in assoluto di Aleister Crowley. A proposito di Ordo Templi Orientis, l'Ordo Templi Orientis si è impegnato negli anni scorsi in una raccolta di fondi da parte sia di membri dell'OTO che di altre persone che volevano contribuire per riuscire a praticare un restauro dei quadri di Frida Harris. Io ho avuto la fortuna alla Biennale di Venezia non voglio dire la data perché mi sbaglierei, comunque di parecchi anni fa, di vedere alcuni degli originali esposti che li hanno portati alla Biennale di Venezia. Era lo stesso anno in cui alla Biennale veniva esposto il libro rosso di Jung, per intenderci. Questi quadri avevano bisogno di un restauro perché ormai insomma, erano passati più di 80 anni dalla loro realizzazione e finalmente, grazie a questa iniziativa, l'Ordo Templi Orientis è riuscito a pagare i lavori di restauro. I lavori di restauro hanno anche consentito di poter poi fotografare i quadri con una delle migliori risoluzioni che la tecnologia ci mette a disposizione oggi e da lì produrre, dovrebbe spero uscire presto, il nuovo mazzo con una resa fotografica e dei colori molto più vicina allo spirito originale e quindi molto diversa da quella a cui siamo stati abituati noi quando sono stati fotografati i quadri
che già avevano bisogno di un restauro. Ora, questo rientra di nuovo nel discorso che facevamo prima, cioè non è questione di voci ufficiali di tele, ma è questione di riconoscimento di un principio, si chiama principio dell'autorità spirituale, che è in grado di muovere delle cose che magari io e voi due da soli, con tutta la nostra buona volontà, non avremmo i mezzi per muovere. Quindi la potenza, la diffusione è legata alla matrice magica, il libro della legge, l'anello, la veste di Crowley, riesce anche a creare questi effetti. Il recupero col restauro dei quadri che vi ricordo sono in possesso del Warburg Institute, consentirà quindi l'uscita del nuovo mazzo e vedremo colori e dettagli che nessuno di noi ha mai visto. Ma è un lavoro straordinario. Poi il libro di Toth ovviamente è tutt'altro che semplice, è un altro libro della maturità di Crowley, quindi un condensato di informazioni difficili da decriptare, cioè non alla portata di chiunque. Io però anni fa, proprio seguendo le corrispondenze di Crowley, ma appoggiandomi a un altro mazzo, un mazzo stupendo che è stato prodotto da una fantastica artista inglese di nome Susan Jameson, ancora viva, e che saluto e ringrazierò per sempre per avermi concesso l'uso dei suoi tarocchi all'interno del mio libro. Io scrissi questo libro che si chiama I tarocchi e l'albero della vita, che spiega la natura dei tarocchi però proprio all'interno delle corrispondenze di Crowley. Vedo che qualcuno chiede, se non sbaglio, ditemi se è una domanda quella che vedo lì. The Vision and the Voice tradotto, quando uscirà? Sì, è Iblis. Ok, allora la visione e la voce, il Liber 418, è in fase di ultimazione, quindi possiamo stimare che in autunno, sempre per Casa 418, dovrebbe poter uscire. Come vi ho detto, Casa 418 è questa associazione che sta impegnandosi nella divulgazione della letteratura di Crowley tradotta in lingua italiana con una curatela particolarmente diciamo approfondita, accurata, sensata e vicina il più possibile allo spirito originale, perché ripeto, è tutto legittimo anche distanziarsi molto da Crowley, è nella natura di Telema quella di promuovere iniziative di ricerca e sperimentazione che si discostino anche dall'originale, ma esiste un originale. Allora, non è, vedete, credetemi, non è questione di fare di Crowley una religione, sarebbe non solo contrario allo spirito di Telema, sarebbe una vera follia trasformare Crowley in un idolo e religiosizzarne la figura. Si tratta però di portare avanti una letteratura che in larga parte non è stata tradotta nella nostra lingua. Quindi se a fianco alle sperimentazioni anche ardite e che vanno lontane dallo spirito originale del messaggio di Crowley, portiamo avanti il messaggio di Crowley, ci sta, è una questione di equilibrio. Oggi per fortuna in alcuni ambienti accademici, dagli Stati Uniti al Canada, dall'Australia all'Olanda, diversi docenti universitari all'interno di facoltà che sono le facoltà per esempio di studi e letteratura dell'esoterismo occidentale o dell'ermetismo, si comincia a vedere finalmente la figura di Crowley all'interno di articoli o di studi specifici. Anche questo è un discorso che vale la pena fare. Crowley non ha goduto affatto di una buona fama e questo non ha fatto il bene del suo messaggio. Se Telema ha sofferto di divulgazione, non è per la natura di Telema, che io ho cercato di spiegare in 4 parole oggi, molto superficialmente e limitatamente, ma in realtà è un discorso molto equilibrato quello di Telema, ma è dovuto al fatto che Crowley è poco conosciuto ed è mal conosciuto. Quindi se esistono alcuni ambienti, non succede certo in Italia, ma se esistono alcuni ambienti che cominciano a riconoscere in Aleister Crowley un equivalente di Rudolf Steiner o di Gurdjieff,
cioè di uno dei maestri di riferimento, allora si comincia anche a lavorare sull'immagine del promulgatore di questo messaggio. E questo indirettamente può fare il bene del messaggio. Stanare Crowley dalla nicchia oscura in cui è stato confinato è, secondo me, abbastanza importante. Non credo che ne vada della legge di Telem e delle sue sorti, perché le intelligenze disincarnate che promuovono questo messaggio sapranno loro quali mezzi usare. Ma devo dire la verità, non mi dispiace affatto che all'interno di alcune università a Crowley venga riconosciuta la dignità della letteratura esoterica che si riconosce a un Eliphas Levi o ad altri grandi. Io credo che lui meriti di stare a quell'altezza anche nel mondo profano, quindi non solo tra gli addetti ai lavori, no? Dove ci sono le persone che si intendono di magia, praticano la magia, frequentano l'iniziazione. Esiste un mondo profano con cui Telem ha la pretesa di interfacciarsi. Lo scopo di Crowley era la divulgazione della legge. E allora entrare a contatto con ambienti profani che riconoscano il valore di colui che ha promulgato quella legge può fare il bene di quella legge. È sempre la complessità quella che ci deve far riflettere. Quando ti imbatti in un autore come Crowley, liquidare la complessità di Crowley con 4 frasi tipo «Ah, ma era un luciferino», piuttosto che altri termini affini, significa davvero dimostrare di non aver capito e di non avere letto. Quanto tempo ha impiegato Crowley nei distinguo, nel mostrarci che cosa si intendesse con una parola come demone o con una parola come Satana. Insomma, queste sono terminologie che egli affronta e spiega, ma bisogna averlo letto, ripeto. È molto facile parlare da fuori e poi soprattutto è molto facile attaccarsi alle leggende metropolitane, no? Che erano un po' la versione retro di quello che oggi è il complottismo, e nelle leggende metropolitane infilare qualunque cosa, e questo è molto irrazionale, e l'irrazionalità è sempre antispirituale, perché la spiritualità è razionale. Questo è un altro grande arcano che andrebbe svelato. Mi è capitato di recente di rileggere gli oracoli caldaici, che sono dei frammenti di un testo sapienziale del II secolo d.C., a cui Crowley si ispira molto e lo dichiara a più riprese che si ispira agli oracoli caldaici. Per esempio, mi citavi i brevi saggi verso la verità, no? Ti citavo i brevi saggi verso la verità, e nel citarteli ho omesso di dire che in questo libro Crowley apre con un riferimento agli oracoli caldaici. E in questo testo, a un certo punto, un testo sapienziale, si dice che l'anima umana, si dice una cosa che già veniva ripetuta in altri contesti spirituali, cioè che l'anima umana è composta di 2 parti, una parte naturale, che appartiene al regno della natura, e una parte divina. E fin qua è una cosa che hanno detto molti. Ma la cosa interessante è che questo testo dice che la parte divina è la parte razionale dell'uomo. E questo verrà ripreso dal neoplatonismo col concetto di nous, questo verrà ripreso in un ambito ermetico e approda poi a quella filosofia della magia che lo stesso Crowley porta avanti. Noi invece qui viviamo in un grosso equivoco, per esempio, e crediamo che la razionalità sia l'ostacolo alla spiritualità. Se sei troppo razionale non sei spirituale. Questo implica innanzitutto una scarsa comprensione di che cosa significa razionale. La razionalità è il principio, la ragione è il criterio, è il principio ordinatore delle istanze della psiche umana. E quindi senza il principio ordinatore delle istanze della psiche umana tu non vai da nessuna parte, perché sei un animale. E il secondo aspetto è che continuare a fare la guerra alla razionalità pensando che la spiritualità sia il suo opposto trasforma la spiritualità implicitamente in una forma di irrazionalità, e questo non fa il bene della magia, perché, come diceva Levi, la magia senza magismo è mera stregoneria. Allora sì, la superstizione è irrazionale,
La magia no, lo spirito no. Si fondano sulla comprensione di criteri, di principi che ordinano e consentono attraverso l'intelligenza umana di ordinare le varie parti della psiche e aprire le porte alla comunicazione con l'intelletto divino, in uno qualunque dei suoi agenti, no? Delle sue forme. E purtroppo noi paghiamo il prezzo di questo anche in quelle piccole battaglie tra orticelli di cui parlavamo prima e che molto spesso mi dispiace di constatare, un po' perché credo che in una nicchia così piccola ci sia davvero posto per tutti perché siamo pochi. E in più forse dovremmo guardare più a quello che ci accomuna che non a quello che ci differenzia. Io E penso magari sia un problema che le persone hanno un problema con il dialogo, perché il discorso è questo, io posso non essere d'accordo con te, no? Però magari ti ascolto e poi ne ragioniamo. Questo dà modo a me magari di comprendere meglio e a te di comprendere anche il mio di punto di vista. È comunque un progresso di entrambi, anche se poi si rimane delle solite cose. Invece questa chiusura totale da parte delle persone e soprattutto questo, io a volte non la capisco, questo voler per forza parlare di una cosa, anche se spesso poi non se ne sa quasi niente, e poi mantenere con forza questo punto di vista, sostenendo che tutto il resto sono stronzate, mi sembra un po' molto riduttivo, ecco, insomma, nel senso che non c'è più un dialogo, non c'è più un confronto e questo ti ferma lì, non si va avanti. Ma guarda, Dani, per avere un dialogo, un confronto devi avere dei contenuti e per avere dei contenuti ti devi essere sbattuto un po'. Cioè, a livello di mera opinione, noi una mera opinione la potremmo avere pressoché su qualunque cosa, anche su cose totalmente sconosciute. E io questo credo che sia comunque legittimo, ma dovremmo ricordarci che un'opinione è un'opinione. Quello che io non accetto da un punto di vista magico e spirituale è il qualunquismo, cioè è quello di mettere sullo stesso piano certe idee, certi principi che escono dalla bocca dei saggi e le opinioni che escono dalla bocca di chi che sia. Per quello parlavo di un principio di autorità spirituale. I primi dovrebbero essere proprio coloro che calcano la scena dell'iniziazione o dello spirito o della magia a riconoscere il principio dell'autorità spirituale. Altrimenti si fa qualunquismo. E allora io posso mettere Crowley sullo stesso piano del mio vicino di casa, che ieri notte si è svegliato, ha sentito una voce e ha detto questa è la legge del nuovo eone. O di chiunque altro, magari non il mio vicino di casa, ma chiunque altro abbia commentato Crowley o sia partito da lì e è andato altrove, ma che non ha la stessa statura di Crowley e non sarebbe esistito senza Crowley. Quindi noi dobbiamo riconoscere una sorta di gerarchia delle competenze. E questo mi spiace, questo non è un discorso di restrizione, di dogmatismo, di religione, di fideismo, questo è semplicemente un discorso razionale. È la lotta al qualunquismo e anche la lotta all'irrazionalità. Mi può piacere di più questo di quell'altro? Sì, assolutamente sì. Posso seguire questo piuttosto che quell'altro? Sì, assolutamente sì. Ma devo riconoscere i centri di emanazione di certi messaggi, il ruolo che hanno avuto i mediatori che hanno divulgato l'energia, i contenuti di quei messaggi o di quel messaggio del centro di emanazione, devo riconoscere che ci sono delle tappe a cascata. Così come ti dicevo prima, e per me nella scelta del mio cammino, questo fu uno dei criteri che adottai, anche se ero molto giovane, no? Avevo 20 anni all'epoca, però questo fu uno dei criteri che adottai, e cioè mi sono appassionato al messaggio di Crowley, non voglio confondere il messaggio e il messaggero, non del tutto. Non voglio diventare un crowleyano, non voglio fare di Crowley il mio idolo, il mio dio, l'emulazione. Quelle sono tutte sciocchezze e spesso portano, se va bene, da nessuna parte. Se va male, a farti pure male.
Ma nel momento in cui mi oriento in un mondo in cui ci sono tante proposte, in cui esistono tante realtà, io adotto dei criteri razionali, ripeto, e quindi per me vuol dire spirituali, equilibrati, sensati, che mi mettono a contatto con un movimento che esiste da 100 anni, lo preferisco rispetto a un movimento che esiste da 10. Un movimento che esiste in 5 continenti, lo preferisco rispetto a un movimento che esiste in 5 regioni. Un movimento che ha il libro della legge, l'anello, la continuità che si interfaccia al mondo profano, lo preferisco rispetto a un movimento chiuso intorno al proprio leader e che non si interfaccia con nessuno. È una scelta. Non sto dicendo che sia giusto, più vero, il solo modo, No, l'unica via. No, è stata la mia scelta, è stato il mio criterio. Ho preferito questo rispetto al resto. Esiste il resto, è giusto che esista. Viva il resto che porta avanti tutto il suo messaggio. Ognuno deve ascoltarsi e stabilire dei criteri per operare delle scelte al massimo della razionalità possibile. Tutto qui. anche perché se tu parti dal presupposto che la persona è unica, ognuno ha il suo percorso e quindi Ovviamente. non è detto che il mio sia uguale al tuo, quello dell'altro sia uguale al Ah, nostro o a anzi, altro. anzi, L'importante è che sia affrontato con Serietà. criterio, diciamo. Esatto. anzi, è detto il contrario, cioè non solo non è detto che il tuo percorso sia il mio o il mio sia il tuo, è detto il contrario. Il tuo deve essere il tuo e il mio deve essere il mio. E questo, Giusto. questo cardine del telema è sacro e inviolabile e per adesso i fatti dimostrano che è così. Perché non esiste un unico movimento telemico, non esiste nessuno che abbia preteso di cancellare il resto, no, ci mancherebbe. Telema è sia una non religione, perché non lo è, dal punto di vista appunto delle istituzioni, ma lo è secondo i criteri di William James che diceva per essere in presenza di una religione ci vuole un libro rivelato, e qui E c'è, vabbè, cioè, ci vuole un'organizzazione, e qui ce ne sono diverse, che promuovano quel libro rivelato, per esempio. E poi ci vuole un complesso di riti che sorreggano il messaggio, e anche qui ne abbiamo. Quindi in realtà, secondo alcuni criteri che sono magari accettati nel mondo dell'antropologia delle religioni, Telema lo sarebbe, ma per tutto il resto no. Il primo è Crowley a dire certezza, non fede. È nello stesso libro della legge che troviamo questa espressione. La sperimentazione. Il motto del AA è lo scopo della religione, il metodo della scienza. E qui torniamo ancora una volta a una sintesi, a un'integrazione. Dire lo scopo della religione vuol dire lo scopo di tutte le religioni, non di una in particolare. E lo scopo di tutte le religioni è celato nella parte esoterica delle religioni. Ed è di nuovo l'orizzonte mistico. E il metodo della scienza, in Crowley e nel suo tempo, voleva dire il metodo empirico, cioè voleva dire la sperimentazione, ma con un giusto grado di razionalità e di scetticismo per non rischiare di cadere nelle trappole della mente che ti fanno scambiare un brividino sulla schiena e la pelle d'oca per il risveglio della Kundalini, o che ti fanno scambiare un'esperienza di temporanea, diciamo, evasione dal corpo, quindi chiamiamola un'esperienza extracorporea, per un viaggio astrale, che non è la stessa cosa. O ti fanno scambiare un contenuto del tuo inconscio per un messaggio del tuo angelo, e non è la stessa cosa. E io come faccio a riconoscere queste differenze se non sono dentro un cammino che lavora in maniera equilibrata, con un bel setaccio razionale che sappia distinguere il fango dalla pepita d'oro? Che significa spesso anche avere una guida. sì. Eugenio dice medianità da rigettare, TikTok è pieno, sì, come Sì, da in ricordo. effetti di gente che fa tavole Ouija in live e usa le spirit box così, vabbè, c'è un po' di tutto, si sa, sui social, insomma. Ma sai, è il mondo dello spettacolo e Esatto, oggi no, è vero. non distingui più
oggi l'attore dallo spettatore, chiunque No, sia attore che spettatore. Allora mi fortunatamente c'è chiedo, anche chi però lo dichiara, nel senso, signori, qui si fa spettacolo, facciamo intrattenimento e quindi seguiteci per quello che è. Ci sono anche quelli che lo fanno. certo, e chi lo fa un atto di onestà, non solo intellettuale, ma proprio Certo. morale, etica, e chi non lo fa si prende anche un po' la responsabilità di quello che fa, no? Perché in Esatto. certi campi, e il campo dello spirito è uno di questi, raccogli per come semini, no? Ci sono alcuni ambiti in cui se muovi delle cose, fai i conti con quello che hai mosso. E magari non succede spesso nella vita di tutti i giorni, non succede col vicinato, non succede magari sul lavoro, non succede magari a scuola. Con l'invisibile è un altro paio di Mm, maniche. eh, Il Liber Libre, il libro dell'equilibrio, il libro della bilancia, Liber 30, tra quelli della letteratura crowleyana, sebbene con un'ispirazione precedente anche al periodo della sua formazione, lui viene dall'ordine della Golden Dawn, no? L'ordine ermetico dell'Alba Dorata. Si dice in questo libro, si dice eh, che la legge di equilibrio serve a creare le fondamenta, la base del percorso spirituale. E si dice, se tu stesso non hai solide fondamenta, su che cosa poggerai per dirigere le forze della natura? Allora, chi muove magari con altri scopi di spettacolo o del tutto inconsapevolmente certe forze della natura, fa i conti con la mancanza di un fondamento. Questo può portare conseguenze. Ha scritto Tarocchi di Marzo, ha scritto purtroppo anche trovare guide serie è molto difficile. In effetti So- sì. Allora, sono d'accordo nel senso, se ci si riferisce alle persone e poi al netto di che cosa si intenda per serie, ma diciamo che ci siamo capiti più o meno Sì. tutti, io credo che lì torni un discorso che abbiamo fatto poco fa, e cioè la guida che va bene per te magari non va bene per me, e non perché sia seria per te e invece io la reputi non seria, ma semplicemente perché ha delle caratteristiche e un modo di fare, di esprimersi o di guidare la persona che si accorda con la natura di uno e magari non con la natura di un altro. Ma le persone sono persone. Quando io mi riferisco alla guida, siccome uso apposta la parola guida per non usare la parola maestro, perché io credo che i maestri siano solo segreti e invisibili. Di guide ne puoi trovare tante, e io credo che oltre alle persone che ti possono piacere o dare soddisfazione per un po', poi magari dopo smettono di piacerti o smettono di essere utili, quindi cambi guida semplicemente. Io credo più nei movimenti e nelle iniziazioni, appunto. Se la guida è un sentiero e quella guida, sebbene sia frequentata, gestita da esseri umani, e quindi non ti autorizzi mai a illuderti di aver trovato gli illuminati o l'isola felice o l'oasi dove tutti quanti sono realizzati, no, mai, grave errore, ma quello che esiste come metodo e come sentiero sulla carta e che promuove l'iniziazione è la via, è la guida. E lì poi bisogna solo saper scegliere. E Giusto. ripeto, la scelta, non esiste la scelta giusta, esiste la scelta tua. Claudio, qui sono le 11:30. Noi Siamo siamo in perfetti. preparazione di chilometri e chilometri da fare fra domani sera e sabato. Allora, intanto ti ringraziamo per stasera. Io intanto vi ringrazio, io saluto non solo voi, ma tutte le persone che ci hanno seguito in questa diretta e le persone che eventualmente seguiranno il video una volta caricato su altre piattaforme. È stata una serata anche per me molto densa, mi ha permesso di spaziare in alcuni di quelli che reputavo essere momenti salienti della riflessione su Telema e su Crowley. Mi rendo conto che questa complessità e profondità
non è proprio cibo per qualunque palato, però c'è anche da dire che chi ha pazienza di accordarsi su queste frequenze eh, cresce in profondità e cresce in altezza, perché il lavoro paga sempre e perché è stato scritto che a chi cerca trova e a chi bussa verrà aperto. E cercare e bussare significa anche impegnarsi. Non c'è un cammino spirituale che sia una realizzazione spirituale che sia acquistabile con qualche euro e qualche weekend. È la vita, la via. E trasformare in una iniziazione la propria vita, quindi trasformare lo sguardo con cui guardo al mondo, agli altri, a me stesso, è il lavoro di tutti i giorni e di tutta la vita. E questa è la sola via per la realizzazione possibile. Vi ringrazio. Grazie a te, grazie Grazie a a te, te. Claudio. Alla prossima. Buonanotte a Buonanotte. tutti, Un saluto grazie. a tutti. Grazie di essere venuti.